carissimi amici, oggi abbiamo imboccato la strada della Valpusteria per poi prendere una cambineria per fare un trekking su Montelmo a oltre 2400 metri, ma una parte del percorso l'abbiamo fatta a piedi nudi con i panorami mozzafiato. Rimanete con noi. Abbiamo sentito un fruscio e poi è partito davanti a noi. E buongiorno, ci siamo svegliati qua a Brunico dopo una notte mega tranquilla, ma questo lo sapevamo perché, lo diciamo sempre, perché abbiamo dormito qua già varie volte, nonostante ci troviamo davanti alla stazione e il sole è già alto. Il sole è già alto non perché abbiamo dormito a lungo, ma perché sono giorni più lunghi dell'anno. E per quanto riguarda la stazione, penso che qui i treni non vanno proprio di notte, quindi non si sente proprio niente, a parte verso le 11, quando prima di andare a dormire, perché abbiamo guardato un attimino un film, abbiamo aperto questo finestrino qua e qui fuori c'era un ragazzino in suoi 17-18 anni. Boh. Dall'altra parte della strada c'era una festa con una musica un po' strana, non proprio di fronte, un po' più lontana, ma comunque non ci siamo preoccupati più di tanto. Buongiorno, eccomi, devo dire che non ho ancora bevuto caffè, quindi se dico le cose senza senso non prendetevela. Adesso ci spostiamo perché dobbiamo trovare parcheggio davanti a una cabinovia che di solito si riempie molto presto al mattino. Lì faremo anche la colazione, però strada facendo vi faremo vedere il più bel tratto di strada al mondo. E prima di partire, informazione di servizio: il parcheggio costa 1,5 € all'ora oppure 8 € al giorno per il camper. E si parte, ma non si frega. Nell'incrocio precedente si gira a destra, si girava verso Kronplatz, Piano delle Corone, che è praticamente impianto sciistico di Brunico. Invece abbiamo appena passato qui dove c'era tutta questa legna, si girava verso il lago Anterselva, dove comunque ci sono delle piste di sci di fondo. E tra poco arriveremo anche all'incrocio dove si va verso il lago di Bryce. Noi oggi il lago di Bryce non andiamo a visitarlo, prima perché ci siamo già stati, secondo perché è domenica e, se possiamo dire la nostra, è da evitare durante fine settimana e in alta stagione, perché praticamente non riuscite a camminare proprio. Siamo usciti dalla strada principale e siamo entrati in Villa Bassa, che si trova prima del Dobbiaco, perché vogliamo farvi vedere una cosa. Volevamo farvi vedere uno dei 2 campeggi che si trovano qua in Valpusteria. Per quanto riguarda le aree sosta o le soste, ne parleremo più avanti. In questo momento in quel campeggio si trovano i nostri amici di Vacanzelandia con il loro gruppo, perché ieri hanno fatto la ciclabile di quale abbiamo parlato, Dobbiaco Lien. Invece per quanto riguarda la ciclabile, uno dei primi video che abbiamo fatto per il canale era proprio sulla ciclabile. Vi lascio un link qua, ma anche in descrizione. E lì andremo tra un paio di giorni. Non so se riuscite a vedere, lì sono le bici di quali abbiamo parlato che potete noleggiare. Guardate la quantità delle bici, sia per andare a Linz che a Brunico. Parcheggeremo qua, ma visto che il posto a quanto pare ce n'è quante ne vuoi, andiamo prima a fare diesel in Austria. Anche perché Austria si trova soltanto un paio di chilometri. A few moments later. Alla fine non è che abbiamo risparmiato non so cosa. Poco prima o dopo confine trovate un'altra sistemazione per chi può interessare un'area sosta.
Prato alla Drava. Ora una veloce colazione con i cereali, ma con la marmellata e immancabile caffè. Poi dobbiamo capire come pagare parcheggio in questo posto, perché questo non l'abbiamo ancora capito, magari questi signori lo sanno. E poi dobbiamo comprare i biglietti online, perché comprarli qui alle macchinette costa 3 euro in più, perché prenderemo i biglietti per andare su con la Cabinovia, visto che da qua o da San Candido soltanto al punto di arrivo di Cabinovia ci sono più di 10 km e fare quelli 10 all'andata, al ritorno, più tutti quegli altri, penso che non ci basterebbe la giornata. Via! Vediamo se funzionano i codici. E si sale finalmente! Chiudono le porte. Magari possiamo approfittare di questo tempo di salita per spiegarvi perché proprio Montelmo. Noi veniamo in Valpusteria ormai da anni, abbiamo fatto tutti i trekking che volevamo fare, Monte Baranci in varie sue versioni, vari percorsi, siamo andati anche al fiume Drava, alla sorgente, abbiamo fatto i prati di Croda-Rossa sia partendo da Sesto che partendo da Monte Croce di Comelico, abbiamo fatto anche il giro delle Malghe arrivando a Silgarten in cima, insomma abbiamo fatto tutto e siamo andati sempre ed esclusivamente a piedi. Ci è rimasto il Montelmo, desiderio e c'è sempre stato, e c'era sempre qualche ragione per quale non andare a fare quell'escursione particolare, quindi questa volta Ce l'abbiamo fatta! almeno proveremo. Ci sono pezzi di seggiovia sparsi ovunque, quelli che servono soltanto in inverno. Ma perché tutte queste riprese per una semplice salita in Cabinovia? Ma perché io quando provo le emozioni, io filmo! Ce l'ho fatta! Anche questa è una cosa che dobbiamo assolutamente fare, ma la faremo più tardi. Visto che non sappiamo come sarà più tardi il meteo, andiamo subito a vedere le cime. Abbiamo fatto una prima ripresa delle cime perché, come avevo detto, non si sa come sarà il tempo più tardi, ma ora cerchiamo di risalire fino in cima a Montelmo. In seguito andiamo a fare anche Olper, ma prima di tutto dobbiamo trovare dove si sale, forse qua, quindi noi si va di qua. Già questo qua è l'inizio del percorso Olper che è tanta roba per i bambini. Dopo cerchiamo di farlo e si fa anche a piedi nudi. Se vedete le persone con antivento o felpa, guardate che hanno ragione forse loro, però va bene, noi siamo abbastanza calorosi. In più io ho messo la maglietta di lana, anche se maniche corte, e la pacca del gigante Baranci Di Olper, ma che è un'altra creaturina di quale dopo vi racconto. Sono ignaro di tutto. Neve, abbiamo trovato la prima neve. Ma quest'anno abbiamo visto la neve? Sai che non mi ricordo. Beh no. Penso che la troveremo anche più su. Se no dopo torniamo a giocare con questa qua. Che colore è? Ma con la luce del sole brilla, sembrava argentato, quando ti avvicini non così tanto, ma da qua lo riprendi in fondo, cioè sembra argento. Ma cosa c'è? Alla fine sembra che i percorsi coincidono, almeno in questa parte, ma guardate che bello, ed è proprio la segatura finissima, deve essere uno spasso andare a piedi. Ma visto che il percorso di Olper va di qua, vuol dire che noi dovremo andare da questa parte, in mezzo al Neva. Vai, 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 vai. Magari sprofondo e rimango qua dentro. A noi piace neve, soltanto con il sole. In estate. Reggi camera regge, ma nonostante scarpa forse alta, neve è entrata dentro. Facciamo una scena da Instagram.
Che salita nella montagna innevata! Uè, raga, la neve, sono rimasta incastrata nella neve. Ma che dici? Dai, andiamo. Non sente più ginocchio dalla neve. Il ghiaccio si è ghiacciato. Ecco perché noi non andiamo sulla neve, tranne che durante l'estate. Qui la strada si divide nuovamente. Finalmente qualche indicazione. Capito ora perché facciamo questi video? Li avremmo fatti lo stesso comunque al di là di YouTube o non YouTube. Li abbiamo sempre fatti per noi, perché queste emozioni alla fine dopo te le ritrovi dopo qualche mese, magari quando non stai bene o magari quando c'hai 37,2 di febbre, ti tirano su. Poi alla fine abbiamo deciso anche di pubblicare, condividere con voi, sperando che riusciamo a trasmettervi qualcosa. Ma che bello qua! Ma adesso da botanici esperti, non sto scherzando, abbiamo notato che la vegetazione è completamente diversa rispetto a quella di Croda Rossa. Le piante sono più basse, diverse, sembrano anche più forti e ci sono meno fiori, ma è bellissimo. Non sono molto sicuro, ma mi sa che il nostro percorso ci porta di là, su quella cima lì. Ma la GoPro l'ha lasciata per Olper che ci gioca? In questo momento sta riprendendo con la Sony che non è stabilizzata e sta cercando di fare ninja volt. Oppure non dico. No, la nostra meta si vede. Eccola qua. Purtroppo è già vicina. Un altro impianto di risalita e il nostro sentiero prosegue di qua. D'ora in poi, se mi ricordo bene, quando ho guardato il percorso, la salita dovrebbe essere piuttosto ripida. Però non molto lunga, chilometro, 1,5 chilometri circa, lo diremo una volta saliti. Oh ragazzi, appena scesi ci siamo resi conto che la GoPro ha colpito ancora. Praticamente da questo punto dove siete arrivati nel video in poi fino alla discesa non ha registrato audio, a parte quello che abbiamo registrato magari con la Sony. Però rimanete con noi perché la parte più bella segue ora, proprio l'arrampicata. Ve la raccontiamo in voice over. Certo. E prima di affrontare la parte più ripida, qualche consiglio. Sembra superfluo parlare dell'attrezzatura, scarpe, abbigliamento, ma la maggior parte degli escursionisti trascura proprio quello. E per quanto riguarda le salite ripide, la cosa più importante di tutte è adattare il passo alle proprie esigenze. Poi, se c'è necessità, utilizzare anche i bastoni, soprattutto in discesa quando si può scivolare. E mi raccomando, non dimenticate di bere. A questo punto dobbiamo bere, se no non saliamo più. Time has been so hard on us, my friend. Sun goes down, but we get back again. Trouble is a silly thing, it always ends up breaking, but everything still works out in the end. No matter what they call it, no matter what they want it, they don't know there's no way they'll. Ed ecco la croce che abbiamo visto da sotto. E anche la mi maglia. servono 4 bastoni per finta. Don't you know there's no way they will ever get it? Wind just blows, but we keep it. A questo punto è aumentato il vento e ci siamo vestiti per affrontare la cima. Dai che ci divertiamo qua su. Time has been so hard on us, my friend. Come sono sassi? I sassi rotolano. Rolling Stones. Questi qua invece sembrano piuttosto fermi. It always ends up sneaking in, but with you it's like the summer never ends. Dai, non manca molto. Ho capito che all'ultimo non si capisce. Appunto. Just blows, but we keep on standing, standing.
abbiamo sentito un fruscio e poi è partito davanti a noi. Lì sotto abbiamo Sesto, Moso, lì c'è la Val Fiscalina, ingresso, invece da questa parte si vedono i prati di Crodarossa, dove ovviamente abbiamo fatto video l'anno scorso, vi lasciamo link in descrizione. Invece da questa parte abbiamo la parte austriaca, ma questa parte in realtà è più dolce, perché giù da basso, più o meno dove sto zoomando, l'ultima cosa che si vede è la Loaker e in lontananza soltanto le cime. E ora lasciamo i 2433 metri e prendiamo questa strada qua per scendere e si parte. Il percorso che abbiamo utilizzato per salire non lo consigliamo a tutti, ma potete sempre utilizzare il sentiero che utilizziamo per scendere, oppure potete utilizzare la pista ciclabile che sale fino al rifugio Silian per poi proseguire fino al vecchio rifugio dove siamo appena stati. E da qua si vede abbastanza bene dove siamo stati. Immagino che qua tenevano animali. Ora tengono le casse vuote della Forst. Ormai eravamo quasi arrivati al punto di partenza e abbiamo incrociato il percorso Olper, quello di quale abbiamo parlato all'inizio. È un percorso Kneipp sensoriale da fare ovviamente a piedi nudi. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto le scarpe, le abbiamo legate, ce le siamo messe sulle spalle e abbiamo cominciato il nostro percorso. Il percorso è diviso in varie sezioni con tantissimi fondi e noi li abbiamo provati tutti. In mezzo alle due sezioni troverete un collegamento fatto con tronchi d'albero oppure con le pietre. All'inizio abbiamo nominato All Pearl, ma chi è All Pearl? È una creatura magica, non si sa se è un uomo o un animale, che vive in questi boschi. Durante la notte diventa un foletto e fa gli scherzi agli abitanti di Sesto, però è tanto amico con tutti gli animali ed è molto buono. E siamo tornati al punto di partenza. Ma come siamo tornati? Con l'infradito! Oddio nel vuoto! Ma questo è come Gardaland. A proposito del costo, costo del biglietto andata e ritorno di salita costa 29 euro se lo comprate dentro sulle macchinette, invece se lo comprate online come noi costa 26 euro e mezzo. Sì, non è un prezzo molto popolare, però dovete anche sapere che il parcheggio è gratuito, e visto che il parcheggio è gratuito è come pagare un biglietto solo su due, perché più o meno a San Candido avrete pagato, non lo so quanto costa a Sesto, quella cifra lì. Adesso non so se è soltanto la consolazione, però noi ci consoliamo così. Guardate quanto stiamo dondolando. Che frenata! Ma Dio mio, perché? Se dondola! Oh no! No, questo non era divertente per niente. Ed ecco il Charlie che ci aspetta. E come potete vedere stiamo abbandonando questo parcheggio di Verschacco, andiamo a trovare un spotino per la notte qua vicino. Comunque anche qua abbiamo realizzato bellissimo video su Monte Baranci, San Candido. Volteggiano sopra di noi. Un'altra possibilità di sosta è questo campeggio che ha anche un'area sosta. Siamo passati vicino al nostro posto preferito. Praticamente hanno alzato queste barriere di, non lo so cos'è, ghiaia, così non si può più entrare né con la macchina, tantomeno con il camper. Quindi ci tocca di venire qua a Monte Croce di Comelico, che è comunque un spot che ci piace parecchio.
Allora, visto che qua costa 18 euro fino a mezzanotte e il giorno dopo altri 18 euro, e noi non è che vogliamo comunque rimanere tutta la giornata, però abbastanza da spendere altri 18 euro, a questo punto andiamo in un posto dove non ci siamo stati per qualche anno. Eh sì. Andiamo all'area sosta Caravan Park Sexton, che in realtà non ci costerebbe 36 euro, ma ben 37, con carico, scarico, camper service, le docce, e magari andiamo a fare anche una nuotatina in piscina. Oggi a pranzo abbiamo mangiato solo una insalatina leggera, quindi stasera gnocchetti con ragù di capriolo. E siamo pur sempre in montagna. Io comunque mi sono ricordato che vi dovevo dire per quanto riguarda le soste qui in Valpusteria. Già strada facendo siamo passati vicino Camping Olimpia di Dobbiaco, che è primo campeggio che c'è nella valle. Invece questo Caravan Park Sexton è secondo ed è considerato uno dei migliori campeggi d'Europa. Considerato, diciamo che ha vinto questo titolo. Poi abbiamo visto anche area sosta Prato alla Drava praticamente prima di entrare in Austria, e poi rimangono solo alcuni parcheggi. E basta, finisce qui. Quasi tutte le libere sono state annientate, rimane ancora qualcosa lungo fiume, ma non abbiamo potuto fermarci perché, visto che oggi è domenica, era tutto pieno. Comunque domani vi faremo vedere un po' di campeggio prima di proseguire per nuove mete. Buonanotte. Buonanotte. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.